Oggi vi porto a Cracovia e vi faccio vedere alcuni dei ristorantini secondo me più buoni in cui potreste andare se fate visita alla città. Premessa, storpirò probabilmente tutti i nomi, quindi non abbiatene a male, in ogni caso ve li metto nella descrizione. Il primo posto che io stra consiglio è Dobra Kasha, che è questo locale specializzato in grano saraceno, miglio orzo. Come vedete noi abbiamo preso un piatto di maiale arrosto e orzo che viene con un tris di verdure, carote e rafano, e uno stufato di cinghiale con funghi e carote che era buonissimo, fin dolce, e delle patate che erano cotte a puntino, davvero straconsigliato. Se volete provare un dolce tipico polacco c'è Dobra Paczkarnia, che fa questa specie di bomboloni chiamati płączki, ricoperti di zucchero a velo o glassa di zucchero, che sono molto buoni, di 1000 gusti, leggermente più grossi dei nostri bomboloni e secondo me anche un pochino più saporiti, con ripieni infiniti. Io l'ho preso al mirtillo, il ripieno sembra un po' poco ma nel complesso invece secondo me merita molto. Cambiando totalmente genere vi consiglio Ranny Ptaszek, che è questo locale vegetariano israeliano che fa tutti i piatti vegetariani ed è famoso per la shakshuka, che è questo piatto a base di peperoni, salsa di pomodoro, uova, pepato, molto buono. La salsiccia è a base di funghi con pita, hummus, pickles homemade. Molto consigliato, molto coreografico e anche buono. Poi se vi capita di andare a visitare le miniere del sale vi consiglio di fermarvi nella cittadina vicina a Stolnia Wieliczka, dove trovate una serie di specialità tipo i pierogi, queste specie di dumplings. Noi abbiamo preso quelli tradizionali ripieni di ricotta, patate e cipolle, molto buoni anche se preferisco altri ripieni, con bacon croccante sopra. Abbiamo preso del salmone arrosto con patate arrosto e asparagi, gli asparagi erano favolosi. E poi io non ho resistito e mi sono preso qualcosa non propriamente tipico, che sono le BBQ ribs, che però erano fantastiche, cioè la carne era tenerissima, l'osso si staccava senza toccarlo e come vedete era strasuccosa, molto consigliato. Poi per uno spuntino c'è Vigab, kebab vegano a base di tofu, che io non avrei mai detto fosse vegano. Molto buono, magari ho mangiatelo di sera perché mi è rimasto un po' sullo stomaco, però sicuramente merita. Per un caffè buono come in Italia, macinato a mano al momento, vi consiglio di fermarvi da Somnium, questo coffee bar dall'atmosfera molto rilassante e tranquilla. Se visitate il quartiere ebraico vi consiglio di fermarvi da Salsa Resto, questo locale fancy ma comunque economico. Abbiamo preso un baby roasted chicken con avocado, quinoa e verdurine, e poi questo hamburger che era davvero buono, perfino i pickles, che di solito io li scanso con tutte le mie forze, invece erano buoni pure quelli. Per dolce invece una mousse al cioccolato con biscotto croccante, crema di Kahlua e granatina ai mirtilli sul fondo, spaziale vi assicuro. Se andate a visitare il museo delle vetrate vi consiglio di fare colazione dal Liberty. Abbiamo preso questa English breakfast dove non aveva niente di speciale però era davvero buona, le uova erano cotte a puntino come vedete ed è vicina, quindi merita. Ultimo ma non ultimo vi consiglio di andare in questo bar a tema Harry Potter, dove tutto è davvero a tema Harry Potter, cioè ci sono le letterine attaccate al soffitto, le lavagnette con le quotes e merita davvero, più per l'atmosfera che per il cibo, anche se il cibo è molto buono. Potete ordinare dalla dispensa della strega le pozioni. Noi abbiamo preso una fetta di torta, un panino alla cotoletta come solito nei miei viaggi, abbiate pietà, e uno smoothie di frutti polacchi davvero buono e un infuso con cannella, anice e chiodi di garofano, consigliato. Spero il video vi sia stato utile. Cracovia è una città stupenda secondo me, che merita di essere visitata anche per il cibo, e nel caso proviate i posti che vi ho consigliato fatemi sapere se ci ho azzeccato, se piacciono anche a voi, e nel caso ne abbiate altri da consigliare scriveteli nei commenti.